ti è andata bene, che non ti ho marcato io, Sì, ti è andata bene. hai ragione. Per dire a Lautaro le scarpate che gli dà un allenamento, mica era così forte Lautaro quando giocando, adesso io l'ho migliorato del 100%, l'ho migliorato. 3, 2, 1. Il compagno meno dotato che avevi in spogliatoio, che è? Guarda, cioè... Uno potrebbe dire: se tenete questa parte rischiate di troncare la carriera del capitano Andrea Ranocchia, ma tanto hai finito di giocare, quindi... Io basta, ho fatto prima, ho anticipato tutto. Ma infatti ti vedo che stai da Dio, stai benissimo. È per questo, perché hai smesso, eh? Per quello. Te invece sei proprio uno schifo. Vabbè, ma io faccio io lavoro un sacco, faccio un sacco di date, tante che ho dovuto smettere di fare podcast e sono tornato solo per mettermi al tuo servizio. Grazie, mi fai un po' da spalla oggi. E poi stai bene comunque, dai. Dai, grazie. Non è vero, però Chi era la tua spalla preferita in campo? Quella che avresti voluto avere al mio posto? Quello in cui proprio ti trovavi bene? Quello che mi trovo meglio era Padelli, e le risate che mi sono fatto con lui, guarda, mamma mia. Cioè, e poi aspetta, Brozovic. Ok. Brozovic l'altro giorno l'ho pensato perché io nel corpo sono pieno di tagli. Perché praticamente abbiamo mangiato sempre vicino e praticamente quando lui mangiava la crostata, soprattutto alla fine, io prendevo la mano tutta sporca, gli mettevo la mano sopra la crostata, la schiacciavo tutta e me la mangiavo con le mani. E gli dicevi forza Serbia subito dopo per scaldare il cuore. E lui c'aveva il coltello vicino, mi dava certe coltellate. Una volta mi ha aperto una gamba, quasi i punti devo mettere. Così una cena prepartita così. Che bel clima. Un sacco amici eravamo. Bravo, ma lo senti ancora adesso? Come sta adesso? Sta bene. Nel calcio che conta. Lì si diverte, il progetto gli è piaciuto tantissimo a lui. Un progetto bellissimo, ho detto vado. Sta bene. Esatto, com'è la Pinetina là? Diciamo, com'è il centro sportivo? Io ho fatto una videochiamata, erano lui e Cordaz che stanno facendo la grigliata a casa. C'hanno una casa che è un castello. Lui sta bene, ma lui sta bene ovunque, eh? Sì, bro, sta bene ovunque. E poi ieri sono andato su a trovare i ragazzi e mi è piaciuto, mi è piaciuto. Ogni volta che vado su mi fa strano, perché comunque 12 anni ci ho fatto e ho visto un sacco di ragazzi. Ho preso schiaffi di Marco perché ogni tanto no, bisogna... dillo perché è solo bullismo. Sì, ogni tanto deve tornare un po' coi piedi per terra, quindi mi chiama e vado subito, 2 schiaffetti. Però hai detto anche che ieri quando sei arrivato hai dato un'occhiata a quello che facevano i ragazzi e non ti è proprio venuta voglia di farti blocchi al volo, metterti lì. Io sono un grande appassionato di blocchi, io sempre, la fatica per me è il pane quotidiano. No, guarda, di quello no, niente, non c'è un momento dell'allenamento che ti manca. Quello che mi manca di più è il pre-allenamento, il post-allenamento e il ritiro mi manca, penso. Non pensavo di dirlo mai, ma il ritiro mi manca da morire. Sì, perché comunque il giorno prima della partita la tensione non la senti, sei lì tutti insieme che insomma dopo cena ti fermi a chiacchierare, vedevamo le partite insieme. Questo è un bel messaggio per la tua famiglia, una bella cosa da dire. Mi manca quando stavo solo con altri uomini. Non c'eravate. E però il resto va bene, dai, sono contento. Ieri un po' di malinconia mi è venuta, sì. Ma era la prima volta che tornavi? No, sono andato su 3 volte nell'ultimo anno, 3 volte sì, 3 volte mi sembra, non di più. Però fa sempre strano perché comunque passi tanto tempo lì, c'è un sacco di amici, poi ti vengono in mente tutte le cose che hai fatto lì, capito? Tutte cagate che hai fatto lì. Ieri mi sono divertito. Qual è il luogo che diciamo noi tifosi non conosciamo più segreto del centro sportivo, quello che solo voi cioè che adesso che hai smesso puoi dire no lì la doccia, vabbè, che non lì poteva entrare solo noi, certo. Non entrano tutti i team manager, no. Dirigenza, ogni tanto i magazzinieri. Ma guarda, ti dico, poi negli anni lì è cambiato tantissimo, hanno rifatto tutte le camere, insomma la zona, lo spogliatoio nuovo, palestra nuova, eccetera eccetera. C'è a dire che è molto grande, quindi magari quando sei lì dentro ti incroci con un altro ragazzo, magari no, insomma, perché è una struttura molto bella, molto grande. Però non lo so, un luogo dove
Beh, c'era il luogo, prima c'era il luogo, il magazzino dove andavamo nel preallenamento, anche tornati dalle trasferte. Ci rinchiudevamo lì a chiacchierare, no? Fino insomma a tarda ora, perché tornavamo sempre alle 2 alle 3 di notte lì e stavamo lì a chiacchierare. Quelli erano bei momenti, ci divertivamo, mangiavamo le salsicce, il salame, insomma, torta. Chi fumava più sigarette? Chi fumava? Luca Lusardi, che è il nostro grandissimo magazziniere. Ah, ok, vabbè, grazie. Vale. No, non fumava nessuno. Sì? Grandi, vedi, Sì, perché? sì. Perché il fumo fa male, il fumo uccide, esatto. il fumo uccide, non fuma nessuno. E l'Inter invece è solo vita. Non la mia, io ho perso parecchi anni di vita. Ma anche se io ti vedo veramente ringiovanito proprio. Adesso che ho smesso. No, sì, l'ho vissute tante. Io posso scrivere un libro, ragazzi, che è un bestseller mondiale. Beh, ma addirittura sono parole fuori, un mondiale. Andrew Frog a New York a fare le presentazioni. Però, no, beh, a parte che sì, no, però scherzi a parte, hai fatto come in un film, veramente. Cioè, alto, sì, poi una discesa e poi però una risalita. Sì. Che i tifosi, però i tifosi italiani, non solo dell'Inter, ti riconoscono come clamorosa. Sì. No, ma guarda, poi cioè, negli anni ho preso anche un sacco di insulti, ma non, cioè, proprio. Era quella parte che ho descritto come una discesa. Una dolce discesa. Ne ho presi tanti, però dopo sai che la gente ha apprezzato l'impegno, secondo me, il modo di star lì. Ma alla fine insomma, noi guardiamo attaccato alla barca, come dicevano, ma rubare i soldi, stai rubando i soldi. E vabbè, fa parte del gioco anche quello, però è bello. Cioè, però in questo momento anche i ricordi brutti li vivo bene, cioè li vivi bene, perché comunque è una bella esperienza. Chiaro, giusto. Vabbè, ovviamente tu hai raccontato di un mondo, di una storia che è finita, però hai annunciato un libro e noi quello che certo noi tifosi guardiamo al passato, al presente, al futuro, a ogni giocatore nuovo che arriva, come ad esempio Marcus Thuram. Quando ieri ti ho detto ti è andata bene che non ti ho marcato io, sì, ti è andata bene. Hai ragione. Per di là Lautaro le scarpate che gli dà un allenamento, mica era così forte Lautaro quando adesso io l'ho migliorato del 100%, l'ho migliorato. Perché poi essendo che io non giocavo mai, lui giocava sempre, giocavamo contro nelle partitelle così quindi lo massacravo alle risate che mi facevo, ragazzi. Sì. No, vedi la testa grossa che c'hai, l'ho fatta io quella testa grossa. Andrea Ranocchia, più grande podcaster italiano, che entra in diretta così subito a parlare con Marcus Thuram, il numero 9 dell'Inter. Bam, come se fosse nulla, subito a dire tu sei il più forte difensore della storia. Era così forte lui? Sì, era forte. Okay. Mi ricordo la PlayStation, l'ho preso con E quello non è vero, perché la PlayStation i miei dati erano bassissimi, facevo schifo, Guarda, era forte. Sai cosa? In carriera... Davanti o dietro? Perché io sono molto più forte da attaccante. Non lo sa nessuno, ma io da attaccante come non lo sa, lo sappiamo benissimo noi che seguivamo. Sai che c'era te e De Sciglio. Sì, 2 fuori classe del calcio italiano. In carriera ti compravo sempre. È vero? Io penso a quando ero piccolo giocavo con come si chiama? Non mi ricordo, con tuo papà. È vero? Sì. Mi fa impressione. Non capito, non è che ho 80 anni, sono vecchio, ma non così tanto. No, giocava col super. Sì, con lui. 90, potrebbe sì che forse è 95. Sì, primo, potrei sbagliare. Sì, tu sei del 1997. Quindi no, già c'era stato almeno 2. C'era già la grande Francia. Del 97. Sì, del 97. Sei invecchiato. Te dico, sono vecchio. Ma ti volevo dire, ma invece con tuo papà il rapporto com'è? Bello, però quando io adesso vedo Lorenzo, mio figlio, che ha iniziato a giocare, e quindi comunque i genitori gli mettono pressione. Con te ti stai paragonando a Lilian Thuram tu direttamente, quindi per mettere la pressione a tuo figlio. Io sono molto più forte. Un calciatore che ha un figlio, ma no, lui non mi ha mai messo la pressione. Prima non volevo che faccia del calcio. Lui non voleva? No, lui non voleva. Dopo, quando ho avuto 12-13 anni, ha visto che volevo veramente... Che eri bravo, che te la cavavi. Aspetta un attimo. Questo. E dopo mi ha aiutato come poteva, ma mai mi ha messo pressione. Ma ti massacra, dice sì. Ti massacra? Sì. Non mi dice mai quando è bene, sempre quando faccio errori, ma è questo che mi ha fatto imparare. Praticamente tutte le partite. Scherzo. Ma se tutte le partite fanno. Guarda, io ti devo fare i complimenti perché noi abbiamo giocato contro, io non giocavo, ma con il Mönchengladbach. Però facevi l'esterno. Sì.
E quando insomma sei venuto per fare la punta centrale, ho detto, ma io Fa fatica, sì, ho forse. detto chissà, insomma è un cambio di ruolo importante, perché lì giochi con la faccia verso la porta dove devi fare gol, la punta gioca tante volte di spalle, e invece per me sei bravissimo quando ti arrivano le palle, diciamo, sporche, Sì, un po', e sì. te ne arrivano per Sì, i bastoni sì. tutte sporche, te le danno. Sì, basta, sì. No, basta, non gli frega niente di come mi dà la palla, me la tira, qua, sì. te la tira. No, ma sempre gli dico. Però te le pulisci bene. Provo. Ma posso chiederti una cosa? Com'è stato arrivare a San Siro vuoto la prima volta che hai giocato e quanta differenza c'era nel È vederlo pieno? incredibile, ma meno male che era vuoto, è per questo che abbiamo fatto 2-2, perché se era pieno, te lo giuro, un'altra storia. Ma no, era vuoto per Corona, e quando ho giocato la prima partita contro il Monza era un spettacolo incredibile, mi è molto piaciuto. Ma tu hai vissuto, hai fatto Parma? Parma, nato a Parma, 4 anni a Parma, 5 anni a Torino, dopo 2 anni a Barcellona, dopo Parigi. È stato difficile per te cambiare comunque le No. amicizie? Sai, io No, ci ho quando pensato quando adesso mio figlio, insomma, ho smesso, siamo tornati a casa, quindi non lo muovo più, però ci ho pensato quando inizia magari le scuole, cioè fai amicizia, poi dopo ti ritrovi da un'altra parte, rifai amicizia. Sembra quando sei piccolo lo fai facilmente questo. Lo fai, eh? Più facile che quando sei adulto, penso. Perché quando sei piccolo segui il tuo padre, non sai neanche cosa fa veramente. Ho capito che era un calciatore quando siamo arrivati a Barcellona e che ho visto già. Ronaldinho. Già. È là che ho capito, a papà gioca a calcio con Ronaldinho, gioca sì. Che poi parli benissimo, cioè 3-4 Sì. anni quanto parli? Sì, spagnolo, italiano, francese, inglese. Cioè, questo non vuol dire che sei intelligente, però insomma... No, vabbè, Andrea sei parla colto. italiano e Cioè, umbro, benissimo. Io benissimo. Parli umbro? Sì, umbro. C'ho il Donca perugino. Sì. Hai paragonato Assisi a Parigi, Sì, praticamente. La tentacolare Assisi. Ah, sì, sì, è bellissimo. Bellissima, bellissima. Ma invece a proposito di San Siro, ci racconti un attimo, a me da tifoso, per me è abbastanza incredibile come momento nella vita può succedere che qualcuno non ti riconosca, che tu gli abbia detto mi googoli per cortesia quando sei venuto No, col Gabba. mi sono googolato io. E poi gliel'hai fatto vedere? Sì, perché c'era la press conference il giorno prima della partita, ero scelto io per andare con il mister e avevamo le mascherine. Ok. Vuol dire che quando sono arrivato e non potevo toglierla perché non avevo diritto, e mi dice passaporto e avevo dimenticato perché dimentico sempre tutto, e gli ho detto che sono Marcus Thuram e lui non mi credeva. Vuol dire che sono andato su Google, gli ho fatto vedere, mi ha chiesto di togliere la mascherina, ho tolto, sono entrato. E Sommer cosa ha fatto? Ha solo fatto un occhiolino, non gli è servito a abbassare la mascherina, ha sedotto chi aveva davanti. No, Sommer l'aveva il passaporto. Ok, va, giusto, beh, la risposta più intelligente. Io ho portato è la questa, mia. vedi, ti faccio vedere che Ecco, sono tu ce io, l'hai, questa carta ecco. d'identità mia. E lui è Luca, è Vabbè, un drammaturgo esatto. italiano molto famoso. Fa solo drammi, va in giro a fare drammi in giro. Si Drammaturgo, piangono grazie tutti. mille. Quando va in giro piangono tutti. Però hai avuto il piacere di conoscere Andrea un po' di tempo fa, quando ancora giocavi a calcio, quindi Sì. 15-20 anni fa. Sì, per esempio. almeno. E ti chiedevo una cosa su come si abbatte un attaccante veloce. Una volta lo chiedevo a proposito di Ronaldo, che era appena Cristiano Ronaldo, che era venuto in Italia, e tu mi dicevi devi prenderlo. Qual è il modo migliore per prenderti? Qual è il modo migliore per farti cadere a Così. terra col piede? Esatto. Qual è il tuo punto debole? Sveliamolo. Perché è piuttosto difficile beccarti. No, sì, a me non piace parlare di questo in pubblico, ma lo facciamo perché adesso siamo Perché in dobbiamo famiglia, farlo, siamo per in forza. famiglia. Ma i difensori, quando c'è un giocatore veloce, quello che fanno è che prendono 1 metro di Io ne prendevo anche distanza. 3. Ne Ecco. prendevo 3 di Ma quello è l'errore, perché il problema è che si comincia a correre, anche se tu prendi 3 metri ti punto e tu non puoi andare fino alla porta, vuol dire che a un momento devi uscire, e qua è il problema. E c'è un giocatore che veramente lo conoscevo, ma non così, perché adesso gioco con lui e fa qualcosa di incredibile, e Ace, perché quando mi giro Ace sempre al difensore, all'attaccante in mano, vuol dire che se l'attaccante qua non può mettersi a correre, vuol dire che un giocatore veloce lo devi Vedi. Ma invece un'altra cosa volevo dirti, ieri sono venuto su a vedere, insomma, a salutare i ragazzi, ma siete un bel gruppo, cioè ti Sì, dico, ho veramente. visto veramente un gruppo eccezionale. tutti amici. Sì, ma sai che si percepisce anche da fuori quando mi chiedono a me ma come li vedi, no? Come li vedi?
La cosa più bella vostra è questa qua, secondo me, cioè non dovete mai perderla. Poi comunque avete anche uno zoccolo duro di ragazzi che sono lì da tanti anni. Abbiamo poi tutti la stessa età. sì, 97. ma poi vedo, sai, quando esultate, cioè, arrivano tutti, qua si arriva anche il magazziniere da fuori, Luca, Sì, che anche sul gol di Ciala, il primo gol di Ciala, Sì. la panchina si è alzato. No, ma siamo questa veramente, è la vostra forza, questa qui è la vostra forza. siamo veramente un gruppo Cioè, che... non c'è uno carino, però nel senso siete tutti bravi ragazzi, Sì, siete, sì, cioè, di sì. carini ce ne sono pochi. No. E Di Marco non si può guardare, Bastoni peggio, cioè, vabbè. Però- Darmiani, il Lord, è lì, Il principe. il principe. Da tifoso, visto che stai parlando di un grande gruppo unito, che è una cosa che noi insomma, apprezziamo molto, e vediamo, ma non parliamo di gruppo e cose, parliamo di singoli, parliamo di chi è il peggio e il meglio vestito secondo te nel gruppo dell'Inter di quest'anno. Il meglio vestito c'è Darmian. Sì? Sì. Non vale dire te. Perché tu sei molto attento alla moda, quindi chiedo per questo, perché Sì. c'è un occhio. Sì, Darmian io sì. bene, e poi? Ma che mi ha sorpreso Darmian, c'è Ciala anche, mi piace il suo stile, e Arna a volte, quando vuole. E il peggiore sono tanti. Facci una top 3, dai. Senza dire chi è il peggio, però fammi questi 3 nomi. Basto, Ok? a volte fa cose. Sì, Basto è terribile. Sì, Basto è, sì, è ma tamarro, fa- è tamarro da morire. Mamma mia, quanto Ma a è volte tamarro. sembra che fa apposta, ma lui penso che veramente se ne frega, vedi, metti quello che ha e viene. Dopo c'è Juan Quadrado, Ok. a volte mette scarpe che non puoi, mette delle Zanotti 2006 che non puoi fare questo. Ma lì purtroppo viene da... Stefano Sensi si veste bene. Sì? Sì. Stefano Sensi si veste bene. Anche l'altezza lo premia, cioè nel senso, bel Ma ragazzo quanto slanciato. ti fai figo di essere slanciato. alto? Guarda che è merito dei tuoi genitori. Io ho una qualità, c'ho quella roba lì e basta. Sì, no, solo su questi due. Ma penso che Basto veramente non se ne frega. Sì, basta. Non è che se veste Ma male. in verità che- lui crede di vestirsi bene. No, non lui penso. fidati, ci crede perché lui si specchia quando fai caso, lui si specchia tanto. Pensi? Sì. Poi non si cura il viso, i capelli, lui si lascia così. Sì, Però il resto ecco. lui pensa di vestirsi bene, è Pensi? inguardabile, per me è inguardabile. Bene sapere che... Cioè mai quanto te, perché te sembra che sei un impiegato ragioniere di Fantozzi sei. Ma che Fantozzi? Hai mai visto Fantozzi col golf e i jeans? Sì. E un paio di scarpe sponsor tecnico dell'Inter? Non mi pare proprio. se le Fantozzi che calze hanno gli verdi. anni di Fantozzi vestiti. Ha messo le calze verdi. Sì, vabbè, ma questo E quello porta fortuna quello lì, Questo vabbè. porta fortuna. Grazie per avermi umiliato in questo modo fra altezza e calze verdi. Mai l'avrei detto che un nazionale francese e un Non vieni nazionale più, la prossima italiano volta non ci sei te. mai più con le calze verdi. Sai come sono queste? Alla bastoni, mi piace chiamarle così. Bravo. Avresti potuto ridere e non umiliarmi di nuovo, però va bene. Ma ascolta, ma lì con chi ti trovi bene, quei ragazzi? Veramente tutti. Il primo veramente con chi mi sono trovato benissimo è Dimash. Dimash fa morire da ridere, guarda. Dimash è incredibile. Dopo c'è Ciala e Arna. C'è il gruppo con Bare e Basta che mi fa Sì, ridere da sì. morire. Sono matti. Sì, ma No, tutti, veramente tutti con tutti. guarda, un bel gruppo. Guarda, ieri parlavo con un po' di amici. L'unica cosa che mi manca veramente è quei momenti là, cioè il pre-allenamento, il post-allenamento, il pre-partita il Sì, giorno è vero. prima. E tipo quelli te li devi godere tanto perché sono le cose che ti mancheranno di più quando smetterai tra un anno e mezzo, insomma, quando Sei mesi, sei sei mesi, mesi, basta. 6 mesi, no, è vero. Ma anche tuo padre lo dirà questo. Sì, questi sono momenti che non trovi più. Anche gli amici fuori del calcio non è la stessa cosa, perché gli amici nel calcio hai le partite con loro, è una sorta di guerra che Sì. veramente ti mette come una famiglia. Questo è bello. Però la differenza poi che ho notato rispetto, cioè, naturalmente ci avrai i tuoi amici d'infanzia che sentirai che saranno diversi, però quello che vedo io che anche io posso non vedere, non so, per dirti Bare per magari 10 anni, non lo vedo, e poi quando lo rivedi è come se non fosse l'avessi visto passato il un giorno secondo, prima, sì. ma perché le emozioni che poi Il calcio ti dà insieme, cioè la fatica che fate, che facevo io adesso no perché non c'ho più voi, però la fatica che fai in allenamento, i momenti Sì. brutti che condividi tutti insieme perché tu ti appoggi a Lauti, ti appoggi a un altro amico tuo nello spogliatoio
e quella lì ti forgia insieme. Sì, È una cosa, quella è una cosa incredibile. Cioè io ho trovato compagni miei che di quando giocavo a Arezzo, che non vedevo da 15 anni, e sei lì, è come se l'hai visti fino al giorno prima, perché le emozioni che provi sono forti. Sì, sono intatte. Io proverò la stessa cosa quando ci rivedremo fra un po' di tempo. L'ho provata prima, erano anni che non ci vedevamo, sono sicuro che quando lui rivedrà i miei calzini verdi dirà: cosa? Come ti chiami? Ehi tu. E poi che volevo dirti un'altra cosa, non mi ricordo. La vecchiaia incide troppo. Guarda quanti colpi di testa ha fatto che non riesci questo più. ti volevo dire, cioè quando vinci, quando giochi bene oppure quando perdi o magari giochi male, come vivi te? Veramente, Perché ti dico, io all'età tua, dalla mia esperienza, la sconfitta, la vittoria, una buona prestazione o una cattiva prestazione le vivevo molto intensamente in senso positivo o proprio down totale, sì. 2 o 3 giorni, serrande chiuse, non parlavo con nessuno. Te questo come lo vivi? Io no, io veramente sono qualcuno che passa velocemente a altre cose, e penso di giocare ogni 3 giorni aiuta molto. Sì. Perché dopo la partita sto pensando direttamente alla partita di Champions o alla prossima partita di campionato, e questo mi aiuta. Quando ero a Mönchengladbach è vero che quando una partita a settimana pensi alla partita anche il martedì, mercoledì, giovedì, ma qua giochiamo il sabato, dopo il martedì non hai il tempo di troppo pensare alla partita di prima. Ma poi te ridi sempre, anche, sì. Quello aiuta tantissimo. Sì. E invece durante la partita, sempre perché a me capitava e voglio capire insomma il tuo punto di vista, quando magari c'hai la giornata storta, che dici guarda, oppure sbagli 2 o 3 palloni di fila, via dicendo, e lì come affronti quel momento là te? Cioè ti fa influenzare da quello che è successo e quindi magari ci ripensi per, non lo so, ma per esempio guarda, minuti, prima della partita contro Napoli, all'allenamento, riscaldamento prima della partita, abbiamo fatto tiri. Sì. Ho fatto forse 6-7 tiri. 7 tiri, ma fuori. Ma quando fuori dallo stadio. No, lo stadio di Napoli è grande, ma fuori, ma veramente fuori. E volevo finire su un gol. Non riuscivo. Tiravo così. E lì vai in trip? Nel senso mi son detto di calmati, non è niente, non è perché sbagli 7 tiri, anche se sono molti, sì. Non è che cambia qualcosa la partita. Dopo sono entrato in spogliatoio, mi sono calmato e sono entrato in partita, avevo dimenticato. Non ti fa influenzare, diciamo, no. Questo, riesci a fare washing e poi riparti. Se c'è bisogno di ma anche se attaccante devi fare questo, perché puoi sbagliare 3 azioni decisive in una partita e forse la quarta fai gol. Sì, quello è vero, voi siete avvantaggiati. Ti hai scelto un bel ruolo, sì. Non come il mio. Non è come perché i difensori puoi avere una partita 10 su 10 e l'ultimo scivoli, gol, colpa tua. Un disastro, quello, il difensore è un disastro. Dura. Infatti mio figlio adesso sta facendo difesa, ho detto ma sei sicuro? Guarda, ma un po' più avanti. Il mio padre non voleva che facesse il difensore. Ci credo. Non volevo. Ci credo, tuo padre era bravissimo, ma mi ricordo quella squadra, parlavamo prima a Parma, mamma mia che squadra che c'aveva. E poi la maglia del Parma è bellissima come è fatta. Sì. Sì, ma io non ricordo un errore. Palla al piede, cioè non mi viene in mente uno scivolo. No, neanche mio, per carità, nella vita. No, di Lilian, non ricordo errori tipo che ti rimangono impressi. Proprio... Sì, io ce n'è uno, ma non lo diciamo, perché lo ricatti con questo. No, tanto glielo tiri fuori quando si dice come quella volta a Bergamo, l'unica volta a Bergamo eravate avanti 4-0. C'è un'azione sempre me la conta in Champions, ma era alla Juve, no, a Parma, e gioca contro Real Madrid di Ronaldo, e Ronaldo prende palla al centrocampo e punta il mio padre e Cannavaro è in copertura. E Ronaldo si gira, accelera, passa al mio padre, Cannavaro, e tira, e Buffon la salva. E mio padre si gira su Cannavaro. Tira da sinistra, sì, ho capito. E mio padre si gira su Cannavaro e dice: oh, Fabio, perché non sei in copertura? Ho detto: ma ero in copertura. La prende quello lì. Andava troppo veloce. Mamma mia, che giocatore incredibile. Fortissimo, eccezionale. Aveva tutto.
Ma non hai giocato contro Adriano? No, sono vecchio, non così tanto. No, io ho giocato contro l'Inter nell'anno dell'Inter che ha vinto il triplete. Io ho fatto l'esordio in Serie A quando l'Inter ha vinto il triplete. Ok. E E quando sei venuto all'Inter chi c'è? Sono venuto qui 6 mesi dopo il triplete. Ok, direi Perfetto, diciamo, ho preso il momento giusto, una bellezza. Hai giocato con Balotelli? Con Mario ho giocato con Mario, ho giocato qui in nazionale. Quando ero piccolo era il mio giocatore preferito. Sì, vabbè, anche lui è un talento vero, mamma mia, è un giocatore fortissimo. Sapeva fare tutto. Sì. E anche lui giocava da esterna o punta direttamente? Lui faceva un trequartista, punta, giocava anche a 3 a sinistra che rientrava e calciava, c'era un grande tiro. Ma io quando sono arrivato qua c'erano tutti gli eroi del triplete, sì, una squadra, fortissima. mamma mia. C'era Eto'o, Milito, Snyder, che giocatori, ma proprio sì. cioè, con personalità. Quanti anni avevi quando sei arrivato? E qua 21 anni sono arrivato, sì. Giovane. 21 fino ai 33 ho fatto qua, 21-33. È una bella esperienza, Ho beccato anche degli anni che mi ha fatto venire questi capelli bianchi qua, sì. tutti. Un po' diversa la formazione da quella del triplete. Sì. Però pensa che quando tu ti sei fatto male a Napoli, inciampando, è proprio per quella zolla che lui non riusciva a segnare. Quindi le vostre carriere non si sono unite nel triplete, ma ci ho pensato ora. Ci siamo uniti dopo. Esatto. E poi niente, è stato un piacere. È stato veramente un piacere, guarda. Grazie mille. Poi dopo vengo a vederti, do qualche consiglio sui tiri, perché Ecco. io sono molto bravo. Per tirare? Tiri e rovesciate sono bravissimo. Ok. Poi il resto, Ma chi corre più veloce, te o Basta? Io. No, dai, di la verità. No, aspetta, abbiamo fatto una... Perché sai che Basta non sembra, ma Basta è veloce, è veloce. Ma tu sei veramente più veloce di Basta? No, di la verità. No, fatelo dire da lui. Io penso, quando facevamo la velocità che c'era Hakimi, c'era Perisic. Cioè, Hakimi va più veloce di primo era Hakimi, poi Perisic, poi Lauti, perché anche Lauti quando accelera va, sì, quando non è grasso va. Insomma, prima quando era giovane. Ieri l'ho visto e ho detto oggi stai bene, finalmente stai bene. E poi io ero il quarto o il quinto. È vero? Basso, era dietro di me. Io sono finto lento, ragazzi. Cioè, adesso non faccio 50 metri e mi prende un infarto, però sono finto lento. C'ho un sacco di qualità inespresse. Peccato. Da allenatore, magari un giorno ti allenerò, chissà, non si sa mai. Sì, ma ti faccio correre. Tutta la sofferenza che ho fatto io la devi farla anche te. Io ho sofferto negli anni, sai, quelle corse che ho fatto. Se mi fai giocare io corro. Io ti faccio giocare sempre. Ok, allora, perfetto. Basta che mi fai gol. Non faccio gol. O assist. È quello che ti fa. Ok, va bene. Va bene, è stato un piacere. Grazie. E in bocca al lupo. Grazie mille. Grazie. Ciao ragazzi, è stato un piacere. Quando vuoi consigli su quale calze mettere? Non verde. Grazie, ciao. 3, 2, 1